Welcome, welcome, benvenuti da Shams in Egitto. Sapete che io vivo in Egitto e in questo momento mi trovo nel Red Sea, nel Mar Rosso, e domani torno nella mia amata Luxor, nella mia casa di Ra, che mi manca già tanto, basta che sto via qualche giorno, mi manca. e, e vorrei condividervi la mia visione per il prossimo periodo con la luna nuova in Sagittario, 4 dicembre. E questa luna è unita a queste eclissi di sole molto importanti. Io adoro, totalmente adoro le eclissi, mi piacciono tantissimo, sono nata in mezzo a due eclissi e quindi per me hanno un fascino, una magia incredibile, questo oscurarsi e riportare la luce e strappare anche qualcosa che non ci serve, no? Io l'ho provato molto spesso su di me questo. E quindi proviamo a vedere che cosa ci vogliono, quali sono i messaggi per ogni segno, se posso aiutarvi a attraversare questo momento che è così potente, che è così elettrico, che è così pesante per tutti noi, veramente ci mostra tante cose, quindi dobbiamo rimanere assolutamente centrati, rimanere lì e aspettare che tutto si evolva, che tutto si succeda, no? Per capire dove vogliamo andare, veramente dove. Bene, iniziamo. Ariete. Cosa porta per l'Ariete? Per l'Ariete è propriamente un nuovo inizio con una nuova visione, come se voi poteste veramente permettervi di iniziare qualche cosa e di stare proprio nella vostra verità, di seguire veramente, ma non di guardare quello che sta succedendo adesso, in questo momento davanti a voi, ma guardate proprio molto lontano, dovete proprio avere questa visione di vedere lontano che cosa volete fare, voi lo sapete, quindi seguite quello, ma seguitelo in grandissima lealtà e in grandissima verità. Okay. L'Ariete ha bisogno di iniziare a camminare su questa nuova strada, ma connesso al suo cuore, come se la sua bussola è il suo cuore. E proprio deve contare sui doni che ha nelle sue mani, ok? Perché ha tantissime possibilità, tantissime chance, ma in questo momento deve proprio fidarsi totalmente di quello che ha dentro. È proprio giunto il momento di doversi fidare e a quel punto lui avrà a disposizione tutto quello che gli serve. Vediamo. Ariete deve riportare un po' di armonia dentro di sé. E per affrontare questo periodo deve assolutamente non farsi, c'è qualche ostacolo che dovete superare, ma sono piccoli ostacoli e ricordatevi di rimanere centrati perché ci sono delle persone, ok, che cercano di ostacolarvi, che non sono proprio amiche, ma sono come delle prove che dovete superare per poi ritrovarvi veramente in grandissima unione e trovarvi veramente a stare nel posto dove voi volete stare, ok? E troverete in questo periodo persone che avranno una maschera, cioè che non saranno sincere, quindi le riconoscerete, siete in grado di riconoscerle. E vi porteranno anche a trovare una miglior versione di voi stessi. E anche se il scoprire queste persone, questa maschera che loro mettono, vi darà un po' di tristezza, però non preoccupatevi perché voi è come se poi ritrovate voi stessi, ok? Vi ritrovate. Vediamo qual è l'aiuto per voi, Arieti. Per voi l'aiuto
aiuto è il Nilo, cioè l'archetipo dell'acqua. L'acqua, le emozioni, quindi dovete, come vi ho detto all'inizio, ritrovare quel cuore, e quel cuore lo ritrovate attraverso le vostre emozioni. Dovete ricontattare le vostre emozioni, riandarci dentro, rimanere lì e lasciarvi possedere. E da quel cuore voi troverete tutto il cammino che dovete fare, perché comunque la vostra strada è veramente bella, è proprio spianata, quindi non dovete assolutamente avere paura. Bene, grazie Arieti. Passiamo al Toro, vediamo che cosa questa nuova luna e queste eclisse porteranno i nostri amici del Toro. I nostri amici del Toro devono avere il coraggio di connettersi con il loro cuore. È una prova molto grande per loro, perché per loro uscire dalla loro zona comfort e mostrare totalmente quel cuore, ok? Mostrare che tutto va bene. Il uscire col coraggio, dovete avere veramente molto coraggio. Dovete uscire, perdonarvi. Dovete uscire e veramente riconoscere che tutto è nel vostro cuore, che quell'amore può guarire tutte le paure che avete, tutti i dubbi che avete, tutto quello che dovete affrontare in questo periodo. Vi si apriranno diverse strade davanti a voi, ci saranno diverse possibilità, ma dovete veramente diventare leggeri, alleggerirvi assolutamente di tutto quel peso che avete, ok? E proprio camminare nella vostra strada e sapere che avete veramente delle chance nelle vostre mani, riconoscete chi siete, che cosa sapete fare, ok? E in quel momento in cui voi vi riconoscerete, allora in quel momento cambierete un punto di vista che da tanto tempo è molto fisso per voi. Vediamo. Per voi c'è l'amore che si apre, quella porta che si apre per avere il coraggio di perdonarsi e di amarsi, poi vi fa incontrare l'amore. E ci sono dei segreti che è ora di portare fuori, che è ora di portare alla luce, per un cambiamento e per una grande riuscita. Quindi lasciando andare anche le persone che sono invidiose di voi, lasciando andare le persone che vi ostacolano, e qui vi viene una donna, ok? C'è una donna che ostacola la vostra uscita nel sole. Ma incontrerete una persona che vi porterà moltissima leggerezza. Quindi ricordatevi di avere il coraggio di connettervi al vostro cuore, e di avere il coraggio di andare oltre e di passare, di riconoscere quelle persone che per voi sono tossiche. Ok, c'è una persona, donna, tossica nella vostra vita, che è il momento di far uscire o di allontanare per un po' è tossica, dopo la potrete anche reintegrare, ma non in questo momento. In questo momento avete bisogno un po' di ritrovare quella leggerezza che vi dicevo io all'inizio. Vediamo qual è il vostro aiuto. Il vostro aiuto è la purificazione, è il Wajet, è il serpente che diventa alato, e quindi è il risveglio divino dentro di voi, il riconoscervi. Guardate che meraviglia, riconoscetevi. Toro, è come se vi doveste svegliare da un lunghissimo sonno, è come se doveste uscire da questo lunghissimo sonno e ritrovare veramente chi siete.
e darvi il permesso anche di amare e di mostrare tutto quell'amore che avete dentro. Grazie amici Toro. Passiamo ai gemelli. Vediamo cosa porta per i nostri cari gemellini. Wow. I gemelli si devono affidare totalmente, è una prova molto potente, ma se volete ritrovare il vostro centro, essere veramente al centro del mondo, essere veramente chi siete e avere tutto a disposizione, perché voi avete già tutto lì, dovete avere coraggio, dovete proprio affidarvi, dovete proprio come fare quel salto, smettere di essere prigionieri di situazioni e di persone che alla fine tengono sempre delle corde e vi trattano come burattini. Basta, è ora di uscire. E anche per voi c'è un inizio, una strada in cui percorrerete, ma questa strada è meravigliosa perché in questa strada voi ritroverete la vostra visione, la vostra grande forza di portare i vostri progetti nel mondo e connessi con il vostro cuore, come se qualcosa viene direttamente dal vostro cuore e vi fa andare oltre. E a quel punto, quello che vi ho detto prima, voi siete assolutamente nel centro, voi avete tutto vicino a voi, non dovete fare nulla, avete tutta a disposizione, sarà molto facile fare le cose perché saranno lì, ok? Dovete solo non stare nelle cose esteriori, quindi riuscire a capire il cuore, andare dentro. Questa è la cosa più importante che voi dovete fare. Non ascoltate tante parole, cercate di sentire veramente l'essenza di quello che quella persona vi sta dicendo, di quello che quella situazione vi sta dicendo. E non siate tristi perché lasciate qualcosa, rimanete veramente nell'allegria, c'è proprio come se ci fosse un grande cambio per voi, lo so che è, per voi lo pensate come se è una cosa molto potente, molto catartica, molto come faccio a farla, ok? No, non è così, perché voi in quel cambio troverete anche un'armonia con l'abbondanza del denaro, del lavoro e, e riconoscerete anche che ci sono stati attaccamenti che non hanno più senso di esistere, troverete anche l'armonia di stare in mezzo a delle altre persone e anche di essere leggeri e di divertirvi. E a casa vostra dovete sistemare un po' di cose, perché a casa vostra c'è una persona che è molto pesante per voi e che vi crea pesantezza e vi fa piangere a volte, vi dà dispiacere. Okay? Vediamo un po'. Però questo lo riuscite proprio a superare trovando quella riuscita dentro di voi e facendo un cambio, scegliendo la leggerezza. Vediamo un po' qual è il vostro aiuto. E l'aiuto per i gemelli è Hathor, guardate. La magica Hathor che porta il sole in mezzo alle corna di mucca ed questa è proprio la magia, è proprio la medicina e l'integrazione, come se doveste integrare veramente, come se questa nuova luna e queste eclissi dovessero farvi integrare un amore molto importante. E doveste proprio come bere da questo calice di nuovo, questo nettare che riporterà dentro di voi l'armonia. Fidatevi di voi, veramente fidatevi di voi gemelli. Grazie gemelli. Ora passiamo ai miei amati Cancro.
porta questa luna per il cancro e questa eclisse? Il cancro deve prendere una grande decisione, cioè di agire nella sua verità, ma veramente di seguire quella verità con tutto il vostro cuore, cioè come se quella strada, quella vostra verità, quello che volete fare, lo dovete proprio seguire con una grande lealtà, quindi senza dire sì, però poi no, vabbè, ma sto e rimango nella mia casetta del Mulino Bianco. No, 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 questa volta dovete veramente fare quel cambio, dovete proprio portare fuori nel mondo questa energia e dovete mostrarvi e fare le cose come vanno fatte. Le cose vanno fatte veramente seguendo quella lealtà e quella verità, ma con una grande forza, non ci si sposta da lì, ok? Voi dovete portare armonia nella vostra vita, c'è un pochino di armonia da portare, ok? E se portate un po', mettete un pochino di ordine, riportate ordine tra quelle che sono le emozioni e il materiale, è molto importante in questo momento, voi troverete che siete assolutamente al centro del mondo e avete tutto a vostra disposizione. E non fatevi abbindolare dalle luci della ribalta, state lontano da queste, perché voi dovete proprio fare un grande cambio, allontanarvi proprio da quelle per trovare dove volete camminare. Qual è la strada che scegliete, la scelta. La scelta per voi è una scelta molto positiva, ricordatevi. Voi avete la riuscita, ce l'avete a disposizione, ma la riuscita deve essere fatta in leggerezza, capite? Lasciate andare le cose del passato, questi attaccamenti che vi tengono ancora prigioniero, che ancora vi creano delle grandissime difficoltà, questo abbattimento morale che voi avete proprio a casa vostra. C'è bisogno di fare un cambio qua, non potete continuare in questo modo. Perché se voi riuscite a portare, a superare tutto questo e a lasciare andare questi attaccamenti che avete e questa tristezza e questi rimpianti che sono proprio nella vostra casa, sono a casa vostra, ok? Se voi pulite tutto questo, ok? Voi siete assolutamente in una nuova, come se voltaste una pagina, cominciaste a scrivere una pagina nuova bianca. Potete scrivere. In quella pagina nuova bianca vi troverete assolutamente in armonia e riceverete tutti i messaggi che vi servono per andare avanti, per proseguire. Vediamo qual è l'aiuto per i gemelli. Eccolo qua, il fuoco, il coraggio di bruciare ciò che non ci serve più e di rinascere, di ricontattare quell'antico fuoco primordiale che è la nostra anima. Questo è il deserto, è il fuoco, è l'elemento del fuoco. Quindi abbiate il coraggio di cancro, scusatemi, di bruciare ciò che non vi serve, fate un foglietto, scrivete tutto ciò che non volete più nella vostra vita e bruciatelo nel fuoco e datevi il permesso che quel fuoco possa riaccendere la luce della vostra anima. Grazie tanto. E ora passiamo al Lion King. Vediamo un po' che cosa porta per il leone. Wow, leone. Qui c'è bisogno di lasciare andare veramente tutto quello che è stato fino ad oggi. Avete fatto tanto, avete fatto tanta strada, però è giunto il momento di ricominciare, ma non ricominciare
senza portare niente. Voi avete un bagaglio ben ricco di esperienze, avete un bagaglio ben ricco dentro di voi. Usate quel bagaglio, portatelo con voi e datevi il permesso di ricominciare qualcosa di nuovo, qualcosa che sia in luce con quel cuore grande che avete voi leoni. Dovete guardare proprio meravigliose, sono così, le amo, amo i miei oracoli, i miei bambini, i miei bambini, i miei bambini. Allora, quello che mi dicono è ringraziate e onorate tutto quello che è stato della vostra vita fino a questo momento. Ringraziate e onorate tutti gli avi, ringraziate da dove venite, ringraziate i vostri genitori, ringraziate ogni scelta che avete fatto e onoratela. Ma è giunto il momento di lasciarla andare e di andare oltre, di seguire quella chiamata che vi arriva. Quella chiamata vi arriva per riconoscervi, per riconoscere chi siete, per riconoscere il vostro sole. Leone, io sono il sole, io so chi sono, ok? E a quel punto io so chi sono e allora io divento quello che guarda lontano, che vede la visione e con grande eleganza e anche fermezza proseguo per arrivare alla mia visione e proseguo però connesso con il mio grande cuore e a quel punto unisco sia il maschile che il mio femminile, unisco le mie parti e faccio in modo che in quel sole non ci sia solo la mia parte maschile, ma che partecipa anche la mia parte femminile, che insieme possono avere quella visione di dove devo andare. È proprio come se voi trovaste veramente il messaggio di chi siete. Trovate come, veramente come di dirvi, dite, wow, ma cavolo, io sono veramente un uomo prestigioso, sono veramente una donna prestigiosa. Ho molte cose nelle mie mani, ok? E quel messaggio vi arriva bello e chiaro. E avete proprio una grande riuscita che arriva proprio davanti a voi. Non pensate al passato, queste malinconie, basta, chiudete quella strada, chiudete quella porta. Cercate di stare nel sorriso, nella felicità, nella gioia, ok? Di quello che vi arriva e troverete proprio anche l'allegria e l'orgoglio di chi siete, ok? Non cercate di non abbattere, qualche volta vi verrà un secondo di abbattimento morale, ma subito vi rialzerete perché avrete una visione di quello che dovete fare, avete la visione di dove dovrete andare. Okay? E anche se ci sarà qualche dispiacere che vi attraverserà, sarà proprio qualcosa di così, un fulmine che passa immediatamente, perché voi avete assolutamente la riunione, vi troverete insieme ad altre persone, vi troverete uniti al vostro cuore e vi troverete ad essere leggeri. Questo è quello che voi dovete fare. Leoni, vi aspettiamo con il vostro sole, ne abbiamo bisogno tutti di mostrarvi come siete. Vediamo qual è l'aiuto. Guardate, l'aiuto è Sirio. Sotis, la stella Sotis è Sirio, quindi Sirio che splende nella notte espande dal cuore questa luce ovunque. Nel vostro cuore espandete la luce ovunque, espandetela a voi stessi, a voi, datevi tanto amore, a tutti quelli che avete intorno, a tutto il pianeta, datene un po' anche a tutti noi. Proprio da questa stella Sotis voi avete proprio la grande generosità, è proprio il capire che da lì voi potete spargere quel sole e quella luce ovunque nella vostra vita per quello che dovete fare e per tutto quello che vi aspetta. Grazie Leoni. E ora passiamo alle mie amate vergini, le verginelle come le chiamo io. Vediamo che cosa vi aspetta.
Vergini, è giunto il momento che buttiate giù tutto, proprio questa eclissi uno tsunami, buttate giù tutto, perdonatevi e ricominciate ad amare, ricominciate a connettervi con il vostro cuore, il vostro meraviglioso cuore, il vostro tamburo che batte, come dico sempre io che amo ballare in danza africana. Connettetevi con quel sound del vostro cuore, portate armonia dentro di voi, abbiate il coraggio di uscire dalla vostra zona comoda e di cercare che cosa è per voi. Abbiate pazienza, lo so che per voi è un periodo, come dire, un po' più lungo, ci vuole un pochino più di tempo, ma quando metterete quel passo sarà in un posto sicuro, sarà in un posto che sarà perfetto per voi. E non lasciatevi, avete la potenzialità di riconoscere, di stare nell'essenza, fidatevi dei vostri doni, fidatevi di quella verità che è dentro di voi, fidatevi di quella voce che vi dice che cosa dovete fare. Per favore, non abbattetevi e non fermatevi assolutamente, ma state in contatto con esattamente chi siete. Andiamo. Portate leggerezza nella vostra vita, proprio leggerezza, guardate, avete una grande riuscita davanti a voi, grandi cose vi si stanno mostrando. Non mettetevi maschere, riconoscete le persone che hanno le maschere, lasciatele andare, rimanete in leggerezza, non fatevi nemmeno, non arrabbiatevi per chi incontrate che porta delle maschere, lasciate, ok, è un suo problema, non è un mio problema se portano le maschere, ok? Voi rimanete nella vostra leggerezza, è importante la parola di leggerezza per voi, e quando vi viene un secondo di malinconia, per il passato, per quello che è stato, per qualcuno, per favore, lasciatelo andare e liberatevi da tutte le persone che sono tossiche. Portate persone tossiche fuori dalla vostra vita, ok? Perché c'è un grande messaggio che deve arrivare, dovete ritrovare la purezza di quel bambino che è dentro di voi e rimanere in quell'innocenza, in quella purezza, in quell'innocenza. Solo lì ritroverete veramente qual è la vostra parola e qual è quello che dovete veramente fare. Avete 3 persone che vi cercano di controllare, ma non ce la faranno, perché se voi sarete in quella purezza di quel bambino, quella purezza che è dentro di voi, nulla potrà ostacolarvi. Potranno controllarvi quanto volete, ma non ce la potranno fare, ricordatevi. Okay? Vediamo qual è il vostro aiuto. Qui è qualcosa di molto grande. Guardate. Qui è la proposta sacra. Quindi qui abbiamo il cielo, la terra, la grande dea Nut, che mangia il sole durante il giorno e lo partorisce la sera, e la notte il suo corpo è completamente coperto di stelle, e suo marito che è Geb, che è la terra, con Ptah, che è il visionario, è quello che porta l'invisibile visibile, quindi abbiate pazienza che tutto ciò che vedete di invisibile diventerà visibile per voi, e Anubis che è assolutamente al centro. Chi è Anubis? Lo sapete, lo dico sempre, Anubis è il maestro del cuore, quindi riconnettendovi con quell'amore voi vi troverete il vostro centro e troverete questa sacra proposta, questo proposito sacro che vi sta aiutando, che vi accompagna, sarà con voi, voi sarete con Anubis che vi accompagnerà nel centro per farvi trovare esattamente la vostra strada, esattamente dove dovete andare. Grazie mille vergini. E ora le mie Libra, le mie bilancine. Ecco, già si rivoltano le bilance.
si rivoltano già le bilance in mano. Vediamo per la bilancia che cosa porta questa Moon e questa eclisse. Qui c'è una strada, un nuovo inizio, come se doveste proprio fare qualcosa non fare qualcosa di nuovo, in un modo diverso, ma vi è richiesto coraggio. Vi è richiesto di passare per una proposta indecente che è: mi lascio tentare o vado oltre. Rimango qui dove conosco tutto, dove so come funziona tutto, o mi do il permesso di uscire da questo recinto e di vedere cosa c'è al di là. Lo faccio diversamente o continuo a fare come facevo prima? Questa è la proposta indecente, niente di particolare. Allora, eccoci qui. E qui è come se voi riconosceste veramente, improvvisamente apriste gli occhi, aveste come un risveglio, apriste gli occhi e dite: wow, ma io ho tantissime cose dentro di me, c'è una grande verità e so benissimo che cosa voglio fare, però devo avere un pochino di pazienza, devo fare le cose con calma, devo vedere esattamente cosa voglio portare, qual è il messaggio che voglio portare e dove voglio andare a conoscere questo nuovo cammino che è nuovo per me, che non l'ho mai percorso, e attenderò il momento in cui sarò pronta a fare quel passo, ok? Ma avete molta voglia di farlo, perché quel passo vi porta proprio a riconoscere voi stessi, a trovare una luce che non avete mai avuto, a dire: io posso brillare semplicemente chi sono, non ho bisogno di niente, tutto è dentro di me, ok? E a quel punto io sono pronto ad uscire dai miei confini e di andare oltre. Vediamo. Qui è come se voi foste trattenuti da tre persone che vi controllano, avete persone intorno che come se controllassero che cosa state facendo. E qui c'è uno spostare, è come se voi vi doveste spostare per incontrare nuove persone. E queste nuove persone vi riportano in contatto con l'amore che avete dentro di voi e vi arriveranno come nuovi messaggi, arriveranno nuove idee che si apriranno di cose che dovete fare. A quel punto voi avrete tutto a vostra disposizione e vi si apre proprio quello che dovete fare, come se questo piccolo spostamento, che può essere anche solo che vi spostate da un punto all'altro della città, non è che dovete fare un viaggio, ok? Se fate un viaggio ancora meglio, se venite da me ancora meglio. Sicuramente tornerete nuovi, con nuove idee sicuramente, ma proprio ritroverete veramente quella centratura e quel nuovo modo di fare le cose. Sono veramente molto molto interessanti i bilanci questo, che vi faranno proprio affrontare dei rimpianti, vi faranno lasciare andare dei rimpianti del passato che non hanno più ormai senso di esistere, per farvi ritrovare veramente una grande unione e una grande armonia. Cioè, questa veramente luna vi porterà a qualcosa di molto molto buono, ma dovete avere, ricordate, il coraggio, quella proposta indecente che l'eclisse vi propone. Ora vediamo la vita. Wow, meravigliosa, la mia amata e unica dolce amore Sekhmet, la grande dea della medicina, la grande dea della guarigione, ma che vuole assolutamente verità, che vuole lealtà, che vuole non giochi, non
anche con noi stessi, non parlo degli altri. E cosa vi chiede Sekhmet? Una grande trasformazione, quindi Bilancia, Libra, voi siete in un momento, avete la chance con questa proposta indecente di avere una grande trasformazione, di essere proprio fieri di chi siete e di guarirvi. Passate in questa trasformazione a una grandissima guarigione. Complimenti. Ebbene, andiamo dal mio amato Scorpio. Scorpio. Io sono Scorpio, sapete, super scorpiona. E vediamo. Ricordatevi che voi potete sentire sia il vostro segno sia il vostro ascendente, ok? Consiglio di sentire tutti e due, ok? Scorpione, vediamo cosa porta questa luna in Sagittario e questa eclissi meravigliosa di sole. Wow, Scorpione, wow. È una strada che parte velocissima, che parte potentissima, con una connessione grandissima, ma qui dovete veramente questa volta essere assolutamente nella vostra verità e nella vostra realtà. Cioè voi dovete però camminare su questa strada veramente portando quel messaggio e unendo il cielo con la terra in questo momento, uscendo da quella tana che lo scorpione si è fatto, quindi lo scorpione deve salire sopra, ok? E veramente a quel punto seguire quella strada nella grande luce, unire queste forze, ma unirle essendo sempre in una verità, quindi non usare manipolazioni, non usare nulla, ma andare esattamente, direttamente avanti. E anche per voi una grandissima prova iniziatica, proprio perché vi viene chiesto di liberarvi, vi viene data la possibilità, scusatemi, di liberarvi da tutto quello che vi ha trattenuto nel passato, tutte quelle cordine che vi hanno tenuto prigioniere, ma voi dovete lasciare andare quel passato. Il passato è andato, ringraziatelo. Amatelo, amate i vostri avi, chiedete a loro la grande protezione che vi possono dare e fate in modo che loro possano indicarvi la strada, ma lasciate andare, seguite quella strada, quella luce, quella chiamata che viene fatta una chiamata altissima. È un momento veramente molto potente e a quel punto voi sapete ciò che dovete veramente tagliare via e ciò che dovete tenere. E sapete dove dovete guardare, dove dovete andare a guardare. Qual è la visione? Quella visione, dovete raggiungere quella visione, non farvi portare da niente. E quella visione è esattamente il vostro dream, il vostro sogno. Voi avete la possibilità con questa luna, con questa eclisse, di poter fare, di lasciare andare tutto questo e veramente andare verso quel sogno che è tanto che avete lì, ma dovete uscire da quella tana, fuori da quella tana, ok? E troverete anche la gioia di stare in mezzo alle persone, la gioia di stare in mezzo agli altri. E ci sarà uno spostamento che dovete fare, un viaggio, dove incontrerete una persona, un uomo, che vi darà un messaggio molto importante e che vi aprirà nuove visioni e, non lo so, potrebbe anche essere che oltre a tutti questi messaggi che vi dà e vi apre dei nuovi tips, delle nuove idee, ci sia anche una possibilità di un love. Non so, vediamo, poi non sapete dire? Mi sa proprio di sì, perché qua la situazione è proprio abbastanza sul love, e però è qualcosa di molto bello, è come se fosse qualcosa che si apre e che porta luce in tutta questa oscurità dello scorpione, in tutto questo nostro mangiarci dentro queste emozioni profonde, come se dovessimo portarle fuori e veramente portarle alla luce e portare quella riuscita e smettere di avere quella tristezza e non andare nella tristezza di quello che è stato e quello che poteva essere, eccetera, ma veramente di andare oltre. E anche se ci sono persone che cercano qualche volta di bloccarvi nelle vostre strade, ricordatevi che voi avete la possibilità
di andare oltre, voi avete la possibilità di poter sciogliere quegli ostacoli, okay? Perché quello che vi sta dando questa nuova luna è veramente qualcosa di molto molto importante, come lasciare andare, è quello che è il mantra dello Scorpione, morire per rinascere. Noi siamo delle fenici, quindi usiamo la nostra fenice che è in noi e lasciamola volare. Guardate, l'aiuto per lo Scorpione è Setta, la nostra ombra. Nella nostra ombra noi abbiamo esattamente tutti i nostri doni. Nei trucchetti che ci sono, ricordatevi che sono soltanto illusioni. Non rimanete in quei trucchi, perché guardateli bene e vedrete che tutto scompare in un secondo. In quello che è la nostra ombra, il nostro specchio, lì troviamo il nostro grande punto in cui ritroviamo quello che dobbiamo fare, in cui capiamo se quella cosa è reale oppure no. Non facciamoci prendere paura, usiamo la nostra ombra perché cammini con noi. Grazie Scorpione. E passiamo al mio amato Sagittario. Sagittario, con questa luna in Sagittario. Già si sono rivoltati i Sagittari. Il Sagittario, intanto ho messo un messaggio in più per il Sagittario, è seguire quella chiamata che vi arriva per veramente diventare chi siete, cioè abbiate veramente, siate fieri di chi siete. Siate fieri di quello che portate e rimanete così, non cambiate. Scusate, sono caduta e non posso ignorare questo. Il Sagittario deve cambiare un'opinione, deve cambiare un modo di vedere le cose, deve portare un po' di armonia, deve mettere un po' ordine, una grande ordine alla base di tutto. Guardate, per il Sagittario riesce a capire quanti sono i doni che lui ha, quanti sono i doni che lui porta nel suo nome, e riesce anche a capire che è il momento di portarli su un altro piano, di fare qualcosa di diverso, di iniziare a darsi il permesso di respirare su quel nuovo cammino e di rimanere assolutamente, di non farsi portare fuori da niente, da nessuno. Vi possono dire che siete belli, bravi, tutto quello che volete, non preoccupatevi, rimanete voi stessi assolutamente, perché quello di nuovo il messaggio che mi dice: riconoscetevi, seguite la vostra visione, siate orgogliosi di chi siete. Ok, siete veramente orgogliosi di chi siete e non fregatevene altamente di tutto, fregatevene altamente di tutto. Non lasciatevi portare fuori da nulla, nulla vi può, vi deve portare fuori, seguite solo quella visione, seguite solo quello che voi sentite, lasciate andare quello che non è più per voi, ok? E per voi c'è veramente una grandissima riuscita e anche un ritrovare veramente quanto siete belli, quanto siete importanti, quante cose voi avete. Ci sono persone che cercano un pochino di portarvi fuori, controllare, lasciateli fare, non preoccupatevi, voi andate avanti, ok? Perché avete veramente una novità che arriva per voi e non siate tristi e portate quel bambino che è dentro di voi, veramente quell'essenza di quel bambino, quella gioia di quel bambino, portatela proprio in voi. E lasciate andare, vi troverete in un momento in cui ci saranno persone che sono gelose di voi, ci saranno persone che cercano di portarvi giù e ci saranno persone che vi controllano e possono come portare delle manipolazioni. Non preoccupatevi,
combatteteli col vostro grande amore, combatteteli col vostro grande cuore e riconoscete quelle maschere che loro hanno e rimanete nella vostra assoluta purezza che è il vostro cuore, che è quel bambino che avete dentro di voi. E il vostro aiuto, guardate che bello, il vostro aiuto è proprio la riconciliazione degli opposti, Sobek e Horus. Il perdono e il comprendere, la comprensione. Sobek è il dio coccodrillo che va nelle paludi e risale, e Horus è il dio falco. E questa unione porta un'unione tra il cielo e la terra e voi siete qui al centro. Loro due cammineranno con voi in questo periodo in cui ci sarà questa nuova luna e questa eclisse. Quindi lasciate che questa riconciliazione possa avvenire e rimanete fedeli al vostro cuore, rimanete fedeli al vostro bambino che è dentro di voi e assolutamente gioite per chi siete. Grazie Sagittario. Capricorno. Vediamo un po' che tipo di Capricorno, che cosa porta questa luna. Capricorno deve iniziare veramente a essere quel grande sovrano che agisce per il popolo e deve imparare veramente a camminare in quella strada e smettere di essere manipolatore nel resto. Il Capricorno deve aprire quella corazza e portare fuori quel cuore, perdonarsi per tutto quello che è successo, per le scelte che sono state fatte nel passato, che sono state scelte forse egoistiche, forse del vostro ego, che vi siete lasciati portare, va bene così. Adesso siamo da un'altra parte e trasformare tutto questo nell'unione tra il cielo e la terra, in questa grande verità, in questo grande camminare in armonia. Ricordate, Capricorno, aprite col cuore, è il momento di aprire il vostro cuore. Sarà una grande armonia dentro di voi, una grande armonia che dovete portare dentro di voi. E c'è proprio una... non lasciarvi abbattere da quelle che sono le tristezze che vi portate dietro, ma lasciare proprio che invece la riuscita e la luce illumini dentro di voi. Okay? Ci sarà, riconoscerete qualcuno che vi ostacola e qualcuno che vi ostacola proprio sarà proprio il vostro grande cambio per portare leggerezza nella vostra vita. È come se doveste liberarvi da questo nemico che avete, ok? E riportate proprio un attimo chiaramente quando riconoscerete quel nemico sarà un momento di tristezza, ma in quella grande tristezza ritroverete immediatamente la leggerezza per poter fare un cambio, per poter trovare l'allegria, per essere assolutamente di nuovo felici in mezzo alle persone. Quindi è un grande cambio che passa proprio dal vostro cuore, assolutamente. E quello che è la vostra chiave è la Sfinge, l'archetipo, il messaggero, la cascia. Ed è meraviglioso perché è proprio l'altare divino e la libreria cosmica dove voi qui potete trovare tutti i messaggi che dovete trovare, dove voi qui potete ritrovare tutto quello che i messaggi che vi mancano, tutte le informazioni che avete bisogno di trovare, le troverete proprio con la Sfinge. Grazie Capricorno, passiamo all'Acquario.
l'Aquario mi vola via. L'Aquario vuole assolutamente diventare il grande imperatore, vuole assolutamente riconoscersi e portare quella grande eleganza e quella grande visione del mondo. Acquario deve assolutamente lasciare andare tutto e ricevere una chiamata e veramente portare quello che ho detto prima, questo grande messaggio. C'è un messaggio che voi dovete portare nel mondo e dovete portarlo essendo la luce di voi stessi, cioè proprio voi dovete illuminare, dovete sapere io sono questo e porto questo, faccio questo cambio e anche arriverete a dire delle cose che sono scomode. Ricordatevi, devi state un po' calmini, perché in questo grande cambio è come se voi doveste proprio uscire fuori da una zona dove non siete mai andati. Però non è tanto uscire fuori da una zona, mi viene più che porterete fuori un messaggio che sarà talmente potente e anche scomodo per tutte le persone che avete intorno, che non vi riconoscono, che fino a quel momento avete un po' come nascosto questa vostra natura ed è il momento invece che basta, devo avere il coraggio di portare fuori con la mia parola deve uscire, ok? E guardate, sono dei segreti che voi avete, di nuovo mi dice, sono dei segreti che voi avete tenuto dentro di voi, che non avete detto, che non avete condiviso con il collettivo, che dovete condividere con quelli che avete intorno, con la vostra famiglia, con tutti. Ed è il momento di portarli fuori. E c'è proprio una grande fortuna proprio, e avete un momento in cui siete come vi abbattete proprio per un nanosecondo e per portare una grande riuscita. E non sarà, non sarà facile portare fuori quel messaggio, perché è come se vi desse un pochino di abbattimento morale, come se vi desse un pochino di tristezza, ma vi renderete conto che quel messaggio sarà proprio portato con un grande amore e va portato fuori, non c'è più nulla da fare, dovete assolutamente portarlo e soprattutto portarlo intorno a voi, nella vostra casa, nella vostra famiglia, nei vostri amori, nelle vostre amicizie, in quello che avete intorno, ok? E anche per voi guardate l'aiuto che cos'è Sotis, dal vostro cuore lasciate uscire questa stella Sirio, questa grande messaggio, questo sole, lasciatelo uscire. Lasciate uscire quei messaggi da voi e proprio questa grande generosità, lasciate uscire tutto quello che vi arriva, non bloccate niente in questo momento. Acquario, Sotis, Sirio, il sole. Grazie Acquario, passiamo ai miei amati pesciolini. L'ultimo segno dei pesciolini. Andiamo per i pesci. E per i pesci c'è una grande centratura per poter fare un grande riequilibrio ed è molto grande il vostro riequilibrio. Qui è come se proprio vi venisse giù tutta la casa, tsunami, viene giù tutto. E per sopportare tutto questo grande cambio voi dovete assolutamente essere centrati dalla terra al cielo nel vostro cuore. E ci sarà un grande, proprio cambierete il modo di vedere una cosa che avete sempre visto in quel modo e la vedete in modo completamente diverso. Però c'è una strada che vi porta proprio a riportare ordine nella vostra vita, a riportare tutto nella grandissima armonia per poter far cosa? Per potervi aprire delle nuove strade che vi permettono di camminare e di fare delle scelte con una grande leggerezza, fregandovi di quello che la gente pensa. Non sarà più importante che cosa la gente pensa, sarà importante che cosa voi avete dentro. Quindi un grande, grande riequilibrio e grandi chance che si aprono proprio a camminare su quella strada con una grandissima leggerezza. Andiamo per i pesci,
pesci, per i pesci. Per i pesci c'è una grandissima novità, cioè voi riuscirete a ricevere il messaggio del vostro bambino, voi riceverete il messaggio di quello che è quel nodo che avete avuto da bambini e che va sciolto. E ci sarà una grande allegria perché uscirete da quella prigionia che da tanto vi teneva dentro. C'è qualche ostacolo da superare, ma quegli ostacoli portano a una grande riuscita, ricordatevi queste parole. Cioè quello che vi stanno chiedendo, che vi stanno buttando giù, che vi strapperà queste eclisse, è molto importante, perché quell'eclisse vi strapperà qualcosa che uno non vi serve più e secondo vi porta a una rinascita, quindi voi rinascerete e saranno messaggi di persone che cercano ancora di riportarvi in quello dove eravate prima, perché era molto comodo avervi lì come prigioniero, ma non è più il momento, ricordatevi, è il momento invece di godere e di essere veramente armonici, pesci armonici, ricordate. Andiamo qual è il vostro help, help. E anche per voi guardate la Sfinge, la mia amata dolce Sfinge, il mio grande messaggero, la grande libreria. Qui trovate tutto quello che vi serve, vi connetterete con la Sfinge e la Sfinge che è il messaggero divino dove ha tutto dentro di sé, è la grande libreria della Kasha, quindi tutti i messaggi, la libreria cosmica e ricordatevi che è l'altare della terra. Quindi pesci, ritornate a mettere i piedi su questa terra, su questo altare e chiedete alla Sfinge che vi dia il messaggio per poter attraversare questo periodo. Datevi coraggio, ce la potete fare, io sono assolutamente certa. Bene, come ultimo per tutti i segni, per queste eclissi, per tutti noi, per tutto l'amore che ci porta. Una delle meravigliose carte della All-in, non potevo non prenderle. Aria, siamo più leggeri, concediamoci di respirare, concediamoci di connetterci con tutto quello che abbiamo intorno, concediamoci tutto il pianeta, tutti noi, tutti uniti, di fare questo grande respiro che dalla terra possa salire al cielo e che tutti noi insieme possiamo unirci in un grandissimo abbraccio. Io vi abbraccio tutti, vi ringrazio tantissimo di avermi ascoltato, spero di esservi stata utile e dal mio cuore vi amo tutti. Tantissimi baci e grazie mille.